Inter Slavia Praga 3-0, allora doppietta di Lautaro Martinez, gol di Denzel Dumfries, quarta vittoria consecutiva, l'Inter di Chivu fa 2-2 in Champions League, ancora una volta senza subire gol in una partita che ci fornisce tanti spunti molto interessanti che come sempre analizziamo il giorno dopo, più a freddo nel nostro contenuto, nel nostro format, uno dei più apprezzati, 5 cose che potresti non aver visto. Questa volta soprattutto vi porto dei dati molto interessanti che voglio sottoporvi e vi porto anche dei contenuti esclusivi dalla pancia di San Siro dove la nostra Romina Sorbelli ci ha fornito anche dei contenuti esclusivi molto interessanti con il punto della situazione sulla questione Thuram che ci tiene un pochino in ansia e non solo. Ben ritrovati allora amiche e amici interisti in questo nuovo contenuto, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto clic sul tasto iscriviti così abbiamo sfondato il muro dei 93.000, vogliamo volare insieme verso i 100.000. Parliamo di una partita di questa Inter Slavia Praga 3-0 che l'Inter ha dominato francamente in lungo e largo, una quarta vittoria consecutiva ampiamente meritata da parte dell'Inter contro uno Slavia Praga che è stato totalmente rinunciatario, anche molto falloso, hanno picchiato duro in alcuni momenti, anche Thuram è stato preso di mira dal difensore che lo ha marcato a uomo a tutto campo, tanti interventi duri, anche per questo ieri sera dicevamo peccato per la differenza reti, nel senso che con 3,98 di expected goal prodotti, un Inter che quindi ha prodotto tanto, l'occasione di Sucic tolta dalla linea di porta, ecco un altro gol in più si poteva fare e in questa Champions League ogni singolo gol può fare la differenza, al tempo stesso però è una partita che rischiava anche di farci uscire con tanti cerotti, lo stesso Chivu nel post partita ha poi giustamente ricordato che, ricordiamoci, siamo in Champions League, quindi trovare il gol, segnare è più complicato, per cui ok, si poteva fare un gol in più, ma prendiamoci la quarta vittoria di fila, un altro clean sheet, un'altra partita senza subire reti, zero pericoli dietro sostanzialmente e un'altra iniezione di fiducia importante con la testa poi alla Cremonese che va battuta per fare questo 5 su 5 prima della sosta per le nazionali, veramente molto importante. Doppietta di Lautaro Martinez, dicevamo, quindi la seconda cosa da sottolineare, questa prestazione del capitano che dopo la provocazione del tifoso da Piano Gentile che ha fatto molto discutere l'altro giorno, ecco, lo ha fatto anche domenica, anzi era sabato contro il Cagliari, lo ha fatto anche martedì con una doppietta, un Lautaro Martinez che come scrive Opta, il famoso portale statistico, è il primo giocatore nella storia dell'Inter a segnare in 7 differenti edizioni delle coppe europee della Champions League soprattutto, quindi un altro dato, un altro record storico per Lautaro Martinez che soprattutto ragazzi non riesce a prendere una partita sotto gamba, non riesce a sbagliare l'atteggiamento e non riesce a metterci meno cattiveria anche in partite che sembrano un pochino meno probanti, ecco, sempre un capitano ad alta intensità. Il primo gol nasce proprio da questa grande intensità. Sicuramente è un errore clamoroso del portiere, sicuramente c'è tanto demerito del portiere avversario nel primo gol di Lautaro Martinez, però la corsa aggressiva di Lautaro che va ad indurlo all'errore è sicuramente importante. E allora io vi sottolineo questa cosa perché dopo la partita, ne stavamo parlando anche nel mondiale per club, mi è tornato in mente il mondiale per club quando Christian Chivu nella gara contro il Monterrey durante il cooling break, la pausa che c'è stata durante il tempo, aveva detto, e abbiamo recuperato anche il video di cui vi mostro solo un frame, mettiamoli là dietro che prima o poi faranno una cagata, ha detto sostanzialmente. Questa frase aveva fatto molto sorridere, aveva scatenato tante polemiche con i tifosi che dicevano ma che tattica è, ma che discorso è che prima o poi faranno l'errore. Ecco, è un discorso che invece è proprio alla base dell'atteggiamento che Christian Chivu sta cercando di infondere in questa Inter e di quelle che sono le richieste che Christian Chivu sta facendo a questa Inter. Lo ha ribadito anche in conferenza stampa ieri sera dopo la partita, sottolineando che lui sta chiedendo agli attaccanti di essere così aggressivi e i frutti si stanno vedendo, come in questa occasione, ma non soltanto. Questa è anche, secondo me, una alternativa al dribbling. Si torna sempre al discorso ieri ci abbiamo anche scherzato in diretta, del famoso calciatore che salta l'uomo, di questa mancanza di dribbling, eccetera, ma contro squadre che sono, ecco, non fortissime tecnicamente, che si chiudono dietro, come ha fatto lo Slavia Praga con 10 uomini dentro l'area di rigore, andare ad aggredire in questo modo, consapevoli che tanto prima o poi qualcosa ti concedono se tu li aggredisci così, è un'altra strategia, è un'altra idea che Chivu sta portando con questa aggressione e riaggressione che sta portando i suoi frutti, come in questa partita, ma non soltanto. Le idee di Chivu che però ecco, ci mandano spesso anche in confusione
confusione o comunque ci sorprendono alcune idee di Chivu. E la terza cosa che probabilmente avrete notato, ma che vi voglio sottoporre, è relativa alla posizione di Bastoni e a quello che sta facendo Bastoni quest'anno, con un dato che ho trovato che è abbastanza clamoroso, direi. Perché? Vi ricordate Bastoni, qualche settimana fa aveva detto che con Chivu sta giocando più bloccato, che non deve salire sempre, ma deve salire meno e meglio. E questa frase io me l'ero appuntata perché pensavo: "Ah, sono delle richieste molto interessanti", e in effetti si erano visti dei terzi più bloccati e mi sembrava una delle prime, idee, delle prime cose su cui stava lavorando Chivu per mantenere, per garantire più equilibrio a questa squadra. Ecco, contro lo Slavia Praga, ragazzi, la heatmap di Bastoni è questa qua. E, e non mi sembra così bloccato, visto che le zone d'azione principali di Bastoni si sono concentrate nella metà campo avversaria, a tutta fascia, ma soprattutto nella metà campo avversaria, la zona più intensa e più rossa. E in particolar modo, ragazzi, Bastoni fornisce un altro assist. È stata una partita, tra l'altro, è stato il secondo calciatore per maggior numero di passaggi riusciti e tanti altri dati positivi, ma soprattutto fornisce un altro assist che stamattina, quando sono andato a farmi un po' di controlli, di check vari sui dati, eccetera, è abbastanza clamoroso, ragazzi, che dopo sole 6 partite della stagione 25-26, quindi 5 di campionato giocate e una di Champions League, se non sbaglio, sì, 6 partite comunque giocate da Bastoni in questa prima parte di stagione, ha già messo a referto un gol e 3 assist. Significa che ha già contribuito a 4 gol dell'Inter, e io sono andato a riprendermi lo storico di tutte le stagioni dell'Inter, e nella stagione 19-20 ha contribuito a 3 gol in 33 partite, in tutta la stagione. La stagione 20-21, 4 gol in 41 partite, 0 gol e 4 assist. Nella stagione 21-22 in 44 partite ha contribuito a 4 gol. Nella stagione 22-23 46 partite ha contribuito a 6 gol. 23-24 37 partite ha contribuito a 5 gol. La stagione 24-25, includendo anche il mondiale, in 57 partite ha contribuito ad 8 gol. Ecco, comunque si va dai 3 agli 8 gol come contribuzione di Bastoni, dalle 33 alle 57 partite giocate. Quest'anno, dopo 6 partite, siamo già a 4. Ecco, per fortuna che sta giocando bloccato. Chissà come sarebbe se gli avesse dato dei compiti ancora più offensivi. Davvero, davvero una grande partenza per Alessandro Bastoni. Un pochino meno bene, per quanto mi riguarda, per il mio giudizio, per il mio gusto, diciamo così, le prestazioni invece di Sucic e Zielinski, che avevamo messo un po' nel mirino ieri sera, volevamo monitorare, non nel mirino in maniera negativa, ma volevamo controllare e seguire il loro sviluppo. Prestazioni che secondo me sono state condizionate proprio dalla prestazione dello Slavia Praga. Come dico sempre, lo ribadisco, giocare bene, per fare una bella partita servono due squadre in campo. Ecco, lo Slavia Praga era un muro praticamente, e quindi con lo Slavia così basso, e a loro sono stati affidati i compiti anche di andare a fare gli incursori, approfittando di Thuram e Lautaro che tiravano fuori i loro difensori. Ecco, hanno fatto meno di quello che mi aspettavo, francamente. Sucic è vero che è andato ad un passo dal gol, nel secondo tempo è stato più coinvolto. Primo tempo, dopo i primi 45 minuti, il nostro Simone Fritz ha fatto notare che aveva toccato meno palloni di Sommer, era stato il giocatore meno coinvolto in campo sostanzialmente, quindi un po' in ombra. Zielinski, dall'altro lato, bravissima la nostra Rumina, che nel post partita lo ha intercettato in zona mista e gli ha chiesto del ruolo. Sentite. Visto come mezzala, ma ieri il mister ha parlato di te anche eventualmente come vice Çalhanoğlu. Ti chiedo dove ti trovi meglio e se ti senti anche a tuo agio eventualmente ad essere effettivamente un vice Ciala. Diciamo che là dove il mister mi schiera cercherò di fare il mio meglio. Poi la mia posizione naturale è ovviamente mezzala, ma non è che da vertice basso non saprò gestirmi o giocare, quindi ho qualità per poter fare questo ruolo, e magari qualche partita il mister mi schiererà là e cercherò di fare il massimo. Grazie mille. Ciao, grande. Ecco, quello di Romina è stata una domanda molto corretta, soprattutto che mi dà l'assist per tornare su un concetto che ho espresso più volte su Zielinski. Allora, il ruolo di vice Çalhanoğlu, che poi capisco che magari è un giocatore di grande esperienza, gli vai a dire di vice Ciala, può un pochino, ti tira fuori anche del carattere, dell'orgoglio, chiaramente, ma al di là di questo, ehm,
per fare quel ruolo lì, davanti alla difesa, serve una certa attitudine, una certa anche intenzionalità, soprattutto nella fase difensiva, e un po' meno pigrizia rispetto a quella che Zielinski l'anno scorso ha palesato, e quindi questa attitudine io non la ritrovavo nemmeno nelle sue dichiarazioni, che quando gli veniva chiesto il ruolo lui ribadiva sempre il discorso: no, sono una mezzala, no, voglio fare una mezzala, e quindi snobbava quel ruolo lì. Durante la scorsa sosta per le nazionali, invece, in nazionale Zielinski aveva dato una maggiore apertura con delle dichiarazioni dicendo: se il mister mi mette lì ci gioco, sono pronto a fare anche quel ruolo. Durante l'estate aveva detto: vedrete quest'anno il mio prime, sembrava molto più motivato a fare anche cose diverse. Oggi invece questa dichiarazione mi sembra un po' un passo indietro, un ritorno al io sono una mezzala. Poi sì, pur di giocare gioco anche lì, mi mette il mister, solita frase fatta. Mi sembra però un piccolo passo indietro anche nell'intenzione di andare verso quel ruolo lì, dove la gerarchia comunque per me rimane Çalhanoğlu, Barella e poi Zielinski, da quello che ha detto anche Chivu. Ma soprattutto a centrocampo per me la base rimane Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan, in attesa di vedere poi un Diouf che ieri ero curiosissimo di vedere, ma ci sarà tempo e spazio, anche Frattesi, su cui dobbiamo fare una specifica. Ieri Chivu ha specificato in conferenza stampa dopo la partita che aveva dei problemi di stomaco e per questo non ha giocato. In diretta eravamo rimasti sorpresi dal fatto che non entrasse, visto che si stava scaldando, ma poi Chivu ha chiarito appunto che c'era questo problema di stomaco. Mi immagino già i titoli domani: mal di pancia Frattesi, proprio come diceva il nostro Simone ieri, proprio è scontato, mal di pancia, unendo il problema di cui ha parlato Chivu e i temi sul fatto che non sia entrato di nuovo, che faranno discutere ancora. Ma vi faccio vedere un'ultima cosa che potreste non aver visto in questa partita, a proposito dei problemi di Frattesi, problemi anche per Hakan Çalhanoğlu, che ha subito un colpo in quel contrasto ed è uscito così. Hakan, tutto bene? Ok, sì, una volta. Sì, qualità. Un po' zoppicante, quindi Çalhanoğlu, che però ha detto di aver preso solo una botta, e poi ha urlato qualità a Zielinski che ha sorriso. Quindi una botta per Çalhanoğlu, mentre su Thuram si è parlato, Thuram aveva detto un crampo, e Chivu invece è sembrato un pochino più allarmato, dicendo che poi si attendono gli accertamenti. Questo è Thuram intercettato dalla nostra Romina in zona mista dopo la partita. La camminata. Come stai, Marcus? Come stai? Come stai? La sfilata. La sfilata. Mi sembra che sia abbastanza bene. Vedete? La sfilata. Fa la sfilata, c'è tempo e modo anche per sorridere, quindi questo magari fa rientrare un po' l'allarme, ma bisogna attendere gli accertamenti per un Thuram che comunque, ecco, la buona notizia è che sabato c'è la Cremonese, partita in cui si può pensare anche di far ruotare il giocatore che comunque in questo momento è il miglior giocatore dell'Inter, perché è vero che Lautaro Martinez con questa doppietta ha voluto lanciare un po' un messaggio: attenzione a dimenticarmi di me, attenzione ad esaltarvi troppo per gli altri, perché ci sono anch'io. Da capitano Lautaro lancia un gran messaggio, ma migliore in campo è stato eletto Marcus Thuram dalla UEFA, quindi è uscito anche con il premio di migliore in campo, che è un giocatore che sta contribuendo tantissimo in questa prima parte di campionato ancora una volta. Ma contro la Cremonese potrebbe entrare un Bonni, che è quello più simile forse per caratteristiche, potrebbe rivedersi anche più Esposito magari, e soprattutto dopo c'è la sosta per le nazionali, quindi magari potrebbe saltare gli impegni con la Francia, magari ce lo auguriamo per riaverlo al meglio poi dopo la sosta. A proposito di Francia, a proposito di cose che non avete visto, permettetemi una nota bonus con uno sfottò finale. Ieri con la maglia della Francia e non solo, Rafa Leao del Milan mentre l'Inter era in Champions League a giocarsi questa sfida, Rafa Leao del Milan era in diretta su Twitch a parlare di Allegri, a far vedere le maglie, e quindi questa era la serata milanista su Twitch in diretta, mentre noi
ci siamo goduti un Inter da Champions. Fatemi sapere un po' che cosa avete visto voi anche in questa partita che magari potrebbe essermi sfuggito, fatemelo sapere qui sotto così ne parliamo in diretta alle 19:30. Nel club di Passione Inter ieri sera ci sono stati tanti spunti molto interessanti con i nostri abbonati, i nostri soci, quindi io rinnovo l'invito ad entrare a far parte del nostro club, sono ancora aperti i tesseramenti, quindi www.passioneinter.club per entrare a far parte della nostra community con interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.